Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi sono qui per parlarvi di due fumetti italiani, opere autoprodotte e si tratta di Eris e Pandemonio. Avete già visto Pandemonio sul canale quando l'ho acquistato qualche mese fa e ne ho parlato in un post su Instagram, stessa cosa che ho fatto per Eris. Vi lascio entrambi in descrizione se foste interessati a darci un'occhiata. Eris però è la prima volta che lo vedete qui perché l'ho appena ricevuto dalle autrici. Quindi colgo l'occasione per parlarvi di entrambe e partirei proprio da Eris perché è la mia lettura più recente. Premetto che queste opere sono disponibili per la lettura anche online. Se andate sul profilo Instagram delle autrici, che vi lascio in descrizione, trovate tutti i link del caso. E con queste due c'è anche la loro nuova opera, perciò dateci un'occhiata. Poi, se invece vi interessa l'acquisto del cartaceo, le ultime volte che ho dato un'occhiata erano non disponibili, ma se seguite le autrici può essere che in certi periodi dell'anno ne rendano disponibili un tot di copie, come è successo con Pandemonio qualche mese fa. Perciò seguite il loro account per non perdervi ogni comunicazione del genere. Eris è un'opera completa in 3 volumi. I volumi sono abbastanza fini, poi vi mostro anche quelli di Pandemonio che più o meno hanno questa altezza, anche se Pandemonio ogni volume contiene 2 capitoli, mentre questi sono proprio capitoli singoli. Vi mostro le copertine, poi vi mostro tutti gli omaggini che mi sono arrivati insieme. Anche per Pandemonio ho ricevuto tutte delle cartoline e altro, però non le ho qua tutte da mostrarvi, qualcuna la vedete qua, ma potete vederle nel post dedicato, perciò se scorrete le immagini lì su Instagram le trovate tutte. Eris è la storia di Eris, la divinità della discordia, anche se in realtà all'inizio ci viene presentata come Eloise, una ragazza normale che vive sola con il padre. Suo padre è un attore e stanno per partire insieme per andare in visita su un set. Però i loro preparativi vengono interrotti dall'arrivo di un essere mitologico che li attacca e in particolare mira a Eloise. Viene soccorsa da altre 2 divinità che sono quelle che vediamo proprio sulle altre 2 copertine e da questo momento in poi si trova in fuga, scopre di essere anche lei una divinità come loro, infatti è l'ultima reincarnazione di Eris, però non può scoprire che si tratti proprio di lei, altrimenti potrebbero succedere cose molto pericolose. Per il momento loro la proteggono e cercano di far in modo che si riunisca con la sua essenza. Quindi nel corso della lettura la vediamo avere a che fare con cose sovrannaturali che non facevano certo parte della sua vita di tutti i giorni e soprattutto scopriamo pezzo per pezzo tutte le varie cose che riguardano questa sorta di guerra che effettivamente vede le altre divinità contro di lei. Tra le cose che mi sono state mandate c'è anche la collana, la stessa che indossa la protagonista, poi c'è il segnalibro, questa è la cartolina con tutti i link delle autrici che comunque vi lascio in descrizione, una spilletta della protagonista in versione umana con Eris, che poi è anche un'illustrazione che c'è all'interno dei volumi e le illustrazioni sono bellissime. E infine abbiamo diverse cartoline, alcune come potete vedere riprendono le copertine dei volumi. C'è questa che è bellissima con Eris insieme ad Alec che è invece il protagonista di Pandemonio, adoro questo crossover. E per ultima questa. Che dire, Eris è una storia che mi è piaciuta un sacco. Le letture che riguardano le divinità non sono proprio una cosa molto familiare per me perché ricordo poco dell'argomento e lo ricordo da quello che ho studiato a scuola, quindi è una conoscenza veramente molto limitata, però non serve sapere le cose per leggere Eris. Bene o male i personaggi li scopriamo man mano e alla fine dei singoli volumi ci vengono anche un po' approfonditi. E poi una cosa bellissima è che non ci sono soltanto le divinità greche, e è bello come abbiano integrato le 2 cose. In più sono divinità che vivono nel mondo umano invece che nell'Olimpo e leggendo si scopre perché. Quindi diciamo che sono state un pochino rivisitate perché appunto vivono tra noi ai giorni nostri. La storia è breve perché vi ho detto sono 3 volumi fini che corrispondono effettivamente a 3 capitoli ed è completa così, però penso che sia perfetta così, nel senso non mancano cose e il finale è bello soddisfacente. Tra l'altro speravo proprio che non accadessero certe cose, speravo in un certo tipo di epilogo
e quindi sono soddisfatta perché effettivamente è quello che ho trovato qui. E anche i personaggi sono tutti interessanti da scoprire. Forse mi sarebbe piaciuto vederli ancora di più perché qualcuno compare proprio per poche pagine, ma l'impressione è che siano tutti studiati bene e tutti interessanti e quindi è quasi un peccato vederli così poco, ma effettivamente la storia procede senza perdersi in cose che non servono. Comunque è una lettura veramente scorrevole che io ho apprezzato molto, quindi ringrazio ancora le autrici per avermela mandata e così avermela fatta scoprire. Passando invece a Pandemonio, anche qui vi faccio dare un'occhiata alle copertine. Anche in questo caso sono 3 volumi, però la storia è ancora in corso. Non so se nella sua versione online sia più avanti di così, perché sinceramente avendo i volumi non ho voluto andare a vedere, sperando per il futuro nell'uscita del seguito in cartaceo. Pandemonio è un'opera molto particolare che mischia anche in questo caso elementi quotidiani dei giorni nostri con cose invece sovrannaturali, però in un contesto tutto nuovo. Abbiamo infatti una città dove convivono la magia e la normalità, perché abbiamo gli umani ma anche i Lumna, che hanno dei poteri che si scoprono comunque nel corso della lettura, perciò non entro nei dettagli. È una città con le sue tradizioni e con tanti personaggi che spesso sono anche legati tra loro da legami familiari. E per fortuna a un certo punto c'è un albero genealogico perché altrimenti temevo di perdermi, visto che tra l'altro in questa città le persone non invecchiano e quindi li vediamo tutti giovani, ma magari uno è il nonno, l'altro è il nipote e quindi è molto particolare questa cosa. E i personaggi, che sono tanti, non si svelano sin dall'inizio per ciò che sono, dobbiamo scoprirli proseguendo con la lettura. Quindi anche lo stesso Alec, che ci viene presentato come il protagonista, ha delle cose da nascondere che non emergono tanto presto. Seguiamo il punto di vista di diversi altri, perciò l'impressione è che sia molto corale come opera, per quanto sempre incentrata su magari loro 3 che abbiamo visto nelle copertine. A livello di contenuto, qui abbiamo la romance, abbiamo sì coppie etero, ma vediamo anche del boys love e del girls love. Ci viene presentato come un mix equo di tutti e 3, ma in realtà l'impressione nella lettura è che ci sia molto focus sul boys love invece. Poi non so effettivamente come proseguirà e se vorrà un po' spostarsi su tutte e 3 le tipologie, però se leggete BL potrete benissimo apprezzare quest'opera, anche perché i protagonisti effettivamente sono dei ragazzi e vediamo questi possibili legami perché sono un po' interessati l'uno all'altro, solo che non si capisce subito come potrebbero andare le cose. Quindi da questo punto di vista si shippa tanto e viene voglia proprio di vedere cosa succederà. La storia anche qui è molto interessante anche perché ha questo contesto che si vede che è stato studiato bene e io sono veramente curiosa di scoprire come andrà avanti. I volumi anche qui sono molto fini, molto scorrevoli. L'unica pecca che hanno entrambe le opere è che ci sono alcuni errorini nei testi. Sono chiaramente errori di distrazione. In Eris sono meno, mentre in Pandemonio ce ne sono un po' di più, però non sono comunque troppi, non è che dà fastidio durante la lettura, però io di solito le noto queste cose e infatti le ho notate anche qui. Però magari per una prossima edizione, visto che l'ho fatto presente alle autrici, daranno di nuovo un'occhiata e elimineranno questo problema. Mentre Pandemonio rientra più nelle cose che leggo di solito, perché appunto c'ha questo focus sul boys love, Eris non fa certo parte delle cose che leggo di solito, eppure mi è piaciuto molto lo stesso. Quindi niente, se avete modo io vi consiglio di approfondire, ma visto che le opere sono disponibili per la lettura online gratuitamente, date un'occhiata, o almeno passate a seguire le autrici sul loro profilo che pubblicano illustrazioni, cose varie e appunto magari qualche offerta con la quale rendono disponibili i volumi all'acquisto. Le autrici hanno lavorato entrambe alle 2 opere e leggendo le varie parti alla fine scoprite anche di cosa si è occupata l'una e l'altra e questi volumi li hanno autoprodotti, perciò passate sulla loro pagina Instagram a dar loro tutto il vostro sostegno. Questo è tutto per il video di oggi, io spero di avervi incuriosito e magari di avervi fatto scoprire delle opere che non conoscevate prima. Fatemi sapere tutto nei commenti, anche nel caso in cui invece le abbiate
avete già lette, se magari le state seguendo online. Ma detto questo, io vi saluto, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere queste opere anche ai vostri amici e iscrivervi, che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e vi aspetto sempre qui con il prossimo video.